Arrivi a fine mese e ti chiedi: ma dove cavolo sono finiti i miei soldi? Se la risposta è sì, perfetto, sei nel posto giusto. Io sono Claudio e ho creato Fatti gli affari miei, la serie dove apro il mio foglio Excel proprio davanti a te. Quello stesso foglio che uso da 5 anni, la mia bussola finanziaria. Entrate? Ci sono. Le uscite fisse? Anche. E quelle variabili? Pure. Risparmi e investimenti? Guarda, sta tutto lì dentro. E sai quanto ci metto ad aggiornarlo? 5 minuti al giorno. Ma ecco la cosa pazzesca, ho deciso di mostrarti tutto. I miei numeri effettivi, le mie spese reali, senza nascondere niente. E perché lo faccio? Guarda, è semplice, per dimostrare che se ce l'ho fatta io, puoi farcela anche tu. Questo è Fatti gli affari miei, la serie dove ti invito a curiosare i miei conti per imparare a far pace con i tuoi. Ma ora muoviamoci, è il momento di spostarci nella stanza dei bottoni. Benissimo ragazzi, questo è il file che io utilizzo per gestire le mie entrate e le mie uscite. E sono proprio le mie entrate e uscite effettive. Questo file rappresenta la mia situazione economica e finanziaria. Vi confesso che sono un po' emozionato perché è la prima volta che metto a nudo i miei numeri e lo faccio in totale trasparenza, sia per quanto riguarda le entrate sia per quanto riguarda le uscite, perché per me la cosa più importante è riuscire a far passare il concetto che chiunque di noi è in grado di prendere in mano la propria situazione economica e finanziaria. Ciascuno di noi con il corretto strumento, con più che il corretto strumento, le logiche giuste, ciascuno di noi può veramente raggiungere i propri obiettivi finanziari. Comunque, bando alle ciance, mettiamoci al lavoro, vi faccio vedere com'è organizzato. Il primo blocco è quello delle entrate. E in questo riquadro qui ve lo seleziono, eccolo qua. Questo è il blocco delle entrate. Come vedete in linea ci sono le varie voci di entrata. Io sono un lavoratore dipendente, per cui la maggior parte sono tutte voci che riguardano lo stipendio, i premi, il rimborso dell'IRPEF, la 13ª, la 14ª. Poi ci ho messo una voce per eventuali vendite, se devo vendere una cosa su subito.it, l'introito lo metto qui dentro. Gli interessi sono gli interessi sui miei conti correnti, e poi ci sono delle voci extra. In colonna ci sono i mesi dell'anno. Allora, questo file io lo predispongo a dicembre di ogni anno, quindi l'ultima settimana di dicembre predispongo questo file. Faccio sostanzialmente una previsione di entrate ed uscite dell'anno successivo. Quindi io a dicembre 2024 ho predisposto questo file. Questo file era interamente verde, no? Vedete questo verde qua? Era inizialmente completamente verde. Poi man mano che passano i mesi e verifico che i numeri sono corretti, comincio ad annarire le celle. Quindi qual è la logica? La logica è che, per esempio, allo stipendio di luglio avevo stimato 2635, per me è facile perché, ripeto, io sono un lavoratore dipendente, da verde è diventato nero, quindi man mano che si verificano i numeri, questa qua è stata l'entrata per il rimborso dell'IRPEF, il rimborso del 7,30, siamo nel mese di luglio. Ok, quindi il primo blocco è quello delle entrate. Il secondo blocco, che è questo qua, ve lo seleziono. Qua sostanzialmente che cosa faccio? Vado a prendere per ciascun mese il totale delle entrate che io ho stimato e lo vado a ripartire. Una parte sarà destinata alle spese, una parte sarà destinata al risparmio e una parte all'investimento. Quindi praticamente che faccio? Come entrano i soldi io mi levo un tot da destinare al fondo emergenze per la parte di risparmio o agli obiettivi, sempre per la parte di risparmio, e poi una parte predeterminata fissa in favore degli investimenti, che sono il piano di accumulo in ETF e un fondo pensione, oltre a quello che mi paga l'azienda. Io ho un fondo pensione aziendale, oltre a quello ne ho un secondo con Moneyfarm ed è un secondo fondo pensione. Sostanzialmente io ogni anno punto a raggiungere i 5.164 euro di premi versati ai fondi pensione per ottenere il massimo del rimborso fiscale. Vedete questo qua, il rimborso fiscale è così grosso e così cicciotto rispetto al mio stipendio, per esempio, perché il grosso viene dal rimborso dei premi versati ai fondi pensione. Quindi ecco, una volta che, per esempio, prendiamo la colonna, la prima colonna, questo che vedete è lo stipendio di dicembre. Con lo stipendio di dicembre io percepisco il 27 del mese, il 27 di dicembre, finanzio le spese del mese di gennaio. Ecco perché, se vediamo il terzo blocco, quello delle uscite fisse, i mesi sono sfalsati. Le entrate di dicembre finanziano le spese di gennaio, le entrate di gennaio le spese di febbraio. C'è questa sfasatura temporale, ma la logica è proprio questa, che io percepisco lo stipendio alla fine del mese e quindi finanzia le spese del mese successivo. Quindi che faccio? Io elaboro il blocco delle uscite fisse, che è questo qui, e qua metto in linea praticamente tutte le mie spese che io battezzo come fisse. Ora vi spiego, non tutte sono spese fisse pure,
pure. Una spesa fissa pura è sicuramente il mutuo, oppure può essere il canone di affitto di casa, perché è una spesa fissa pura, perché la maggior parte di noi paga una rata fissa ogni mese. La rata del mio mutuo pesa 430 euro al mese, quindi vedete che per tutto l'anno io ho assegnato 430 euro ed è una spesa fissa. Poi ho le spese per mio figlio, io sono separato e quindi contribuisco alle spese per mio figlio, che ormai è grande, lui ha 19 anni, ha anche cominciato a lavorare quest'anno, per cui diciamo è un contributo che io do alla mia ex moglie per il mantenimento, e io pago un assegno di mantenimento di 300 euro di base più le spese variabili. Ora le spese variabili sono abbastanza contenute perché mio figlio ha finito la scuola, ha cominciato a lavorare, quindi lui si paga tante cose da solo, quindi adesso si è un po' normalizzata per me la spesa, ed ecco, quindi questa qua è la progressione delle spese del mantenimento. Questa qua è ovviamente una spesa variabile, perché oltre alla base fissa di 300 euro dipende dalle spese che io e la mia ex moglie sosteniamo per nostro figlio, ma di base il concetto è che è una spesa ricorrente. Io più o meno so quali sono le spese che devo affrontare per lui, quindi le abbozzo ad inizio anno per tutto l'anno successivo e poi vado a correggere se necessario e così via. Quindi ecco, io per esempio avevo inserito questa terza riga di inizio anno perché pensavo che lui si sarebbe iscritto all'università, invece poi ha deciso di prendere un altro percorso. Per adesso sta lavorando, lui ha un altro progetto in testa, per cui diciamo ho sospeso l'accantonamento a questa voce. C'è l'assicurazione, il telepass, il condominio. Ecco, il condominio è un'altra spesa che io ho atteso come fissa perché diciamo è più o meno sempre la stessa cifra ogni bimestre, però ci sono delle spese straordinarie, è variabile in una certa misura, no? Ma è comunque ricorrente. Qua c'è l'assistente virtuale, pago l'AI, prima pagavo ChatGPT, adesso sto provando Claude ed è una spesa ricorrente per me. Queste qua sono le spese che io ho un camper, per cui ecco, allora queste non sono le spese per le vacanze ma per la manutenzione del camper. Le spese per le vacanze che io faccio prevalentemente in camper sono invece queste qua. Ecco, prendiamo le spese per le vacanze. Perché le metto tra le uscite fisse? In realtà le spese per le vacanze sono per definizioni variabili, perché dipendono da quanti giorni sto fuori, dal tipo di vacanza che faccio, se è un bed and breakfast, se è un resort, se è un albergo, se è un camper, se è una tenda, dipende dal numero di giorni che sto fuori, dal numero di esperienze che faccio durante l'anno. È una spesa variabile perché dipende da ciascuno di questi fattori, ma io mi fisso un tetto, cioè oltre quel tetto non devo andare. Per esempio per le vacanze il mio tetto per quest'anno è di 2.400 euro, che chiaramente vanno sommate alle spese di manutenzione del camper. Ecco, oltre quello non devo andare e ci sto molto attento. Quindi perché si trasforma in fissa questa spesa che per sua natura è variabile? Perché io sto dentro quel tetto, quindi è una misura fissa, il limite di spesa che io predetermino. Nel momento in cui io determino quel limite di spesa, per me quella diventa una spesa fissa, anche se per sua natura è variabile. Ecco, questa è un po' la logica con cui trovate le spese fisse in questo blocco. L'ultima parte sono le spese delle utenze, quindi l'energia, il gas, il wifi, l'AMA e il RID che pago per la nettezza urbana a Roma, si chiama AMA, e niente. Quindi questo qua è il blocco delle spese fisse. La somma di tutte queste spese è sintetizzata dal totale qui sotto. Quindi ricapitolando, nel mese di dicembre io ho totalizzato 4.727 euro di entrate. Di queste una parte la destino al risparmio / investimento, abbiamo detto. La parte residua è destinata alle spese, questi 3.400 euro. Le spese sia fisse che variabili, quindi il totale delle entrate destinate alle spese meno il totale delle uscite fisse, che per il mese di gennaio è 2.440, la differenza 992 è praticamente quanto io posso destinare alle spese variabili. Allora, questo è più o meno il funzionamento del file. In realtà ci sono degli aggiustamenti che io faccio, perché che cosa succede? Mettere a confronto mese per mese entrate con le uscite fisse ci espone ad un problema, che è quello dell'altalena della disponibilità mensile per le spese variabili. Che cosa intendo dire? Allora, queste qua sono tutte quante le differenze che io ho mese per mese tra la parte di entrate destinate alle spese e le spese fisse. Quindi significa che io per le spese di gennaio ho a disposizione 992 euro per le spese variabili. Perfetto. Il mese di febbraio ho 571 euro. Lasciamo perdere il mese di marzo, che è un mese particolare. Io ho sostenuto delle spese straordinarie per allestire il set di YouTube e che ho finanziato
utilizzato con il fondo emergenze, ma saltiamolo perché è una cosa particolare. Io voglio rendere le cose il più semplici possibili. Quello che voglio mettere in evidenza è che le somme disponibili per le spese variabili che vedete qua sono sempre diverse perché dipendono dalla variabilità dei mesi. Ci sono mesi che io sostengo più spese. Prendete per esempio il mese di agosto. La maggior parte di noi va in vacanza ad agosto. Agosto richiede sicuramente delle uscite maggiori perché dobbiamo andare a pagarci le vacanze. Ovviamente la differenza tra le entrate che noi mettiamo a disposizione per le spese sono insufficienti a coprire sia le spese fisse che le spese variabili. Quindi sostanzialmente è come se noi dovessimo richiedere un prestito. Allora, questo è un po' la natura del problema. Io come l'ho risolto? L'ho risolto, diciamo, facendo una cosa banale. Semplicemente ho fatto la media mensile delle spese variabili annuali. Quindi ho sommato praticamente tutte le spese variabili, le ho divise per 12 e quindi per ogni mese io ho sempre la stessa cifra da destinare al finanziamento delle spese variabili. Questo si traduce nel fatto che nei mesi più grassi, in cui le entrate sono più che sufficienti a coprire le spese fisse e le spese variabili, io ho un ulteriore risparmio oltre ai soldi che ho messo da parte ad inizio mese, no? Questo, diciamo, chiamiamolo accumulo di cash, lo metto da parte a finanziare i mesi che sono in rosso, tipicamente quello di agosto, ok? Quindi i mesi più grassi vanno a finanziare i mesi più magri. Ecco, è un po' questa qua la logica. Un ulteriore blocco del file è quello con cui io gestisco le entrate di banca e di cassa, ok? Io ho 3 conti correnti adesso. Ho il conto corrente in Banco Posta, ho BBVA e ho Trade Republic. Questi che vedete sono esattamente i saldi che io ho sui vari conti correnti. Ogni volta che io faccio una spesa, che succede? Per prima cosa vado a modificare il mio saldo, quindi vado a prendere la mia applicazione sul telefono, quello che farò proprio adesso. Anzi, facciamolo insieme, vi faccio vedere quanto è semplice. Io mi ci metto una volta ogni 3 giorni e ci perdo 5 minuti. Adesso stiamo andando per le lunghe perché vi sto spiegando un po' il funzionamento del file, però nella pratica, soprattutto dopo mesi di pratica, è molto veloce questo aggiornamento. Ogni 2 o 3 giorni, diciamo 3 giorni, cerco di non far passare di più perché sennò le spese si accumulano ed è più complicato andare a ricostruire quello che è successo. Io cerco di far girare quanto più è possibile sui conti correnti, perché andare a tracciare il cash diventerebbe più complicato. Ok, se io pago con il cash, mi dovrei andare a segnare ogni volta che mi esce qualche cosa, mi dovrei andare a segnare sul telefono, probabilmente lo farei, su un'applicazione quanto ho pagato, che ne so, il caffè, ho fatto la spesa con il cash, mi scriverei subito l'uscita di cassa in contante. Ora, questa è una rottura di palle, per cui io cerco la dico in maniera cruda, non ho entrate cash, non devo gestire il nero, quindi è molto facile per me far passare tutto quanto sul conto corrente e tenere traccia sul conto corrente. Quindi la gestisco in questa maniera, so quante sono le spese mensili destinate alle spese variabili, quindi se devo andare a cena fuori, se devo andare, io tra le spese variabili ci metto anche la spesa al supermercato, per dirvi, quindi so quanto è il mio limite di spesa per le spese variabili e so che la mia missione è quella di starci dentro ogni settimana. Io ogni settimana so che diciamo nel 2025 non posso spendere più di 160 euro, tanto, poco, io ce la faccio, mi sforzo di starci dentro. Ci deve entrare il carburante, le uscite fuori, gli aperitivi che non faccio praticamente quasi mai, le cene al ristorante, i bar, sono tutto ciò che non rientra nella fascia alta delle spese fisse che abbiamo visto poco fa. Vediamo, io sono qua con l'applicazione delle mie banche davanti agli occhi. Il grosso delle spese io le faccio con Banco Posta e con Trade Republic. Con Banco Posta perché mi c'entra lo stipendio. È vero pure che io faccio subito un giroconto, cerco di svuotarlo il conto di Banco Posta perché non è remunerativo, quindi cerco di spostarmi su BBVA e su Trade Republic che qualcosa ancora danno in termini di interessi, intendo. Inoltre con Trade Republic ho un cashback, ok? C'ho un cashback in Bitcoin, per cui trovo interessante e diciamo più che interessante lo trovo conveniente, ecco, andare a pagare le spese con Trade Republic. Però adesso, diciamo, queste spese qua c'ho un accumulo di cash su Banco Posta che, ripeto, non matura interessi, quindi lo sto svuotando con una serie di spese che adesso vado ad aggiornare. Vi faccio vedere come si fa. Quindi io apro il file, mi trovo in questa situazione qua, vado a vedere. Allora, io ho sostenuto spese al supermercato, io ci vado tutti i giorni, anche 2 volte al giorno al supermercato, lasciate perdere, sono una frana in questo. -6 e -3
sono le spese che ho sostenuto per il supermercato. Io vado in sequenza, quindi seguo la tracciatura delle spese sull'applicazione bancaria, quindi -6, -6, -3. Allora queste qua, anzi lo tolgo questo, vi faccio vedere. Questo check giallo deve andare sempre a 0, vedete qua sotto? Io so che questo check giallo è quello che deve andare sempre a 0. Qua tengo il conteggio delle spese variabili disponibili per il mese. Il mese di agosto per me ha 5 settimane, ho contato 5 settimane. Io so che devo spendere 160 euro a settimana. Io per questa settimana ho un residuo di 102 euro. Ok, siamo nella terza settimana di agosto, ho un residuo di 102 euro. Quindi per le spese variabili abbiamo detto che io ho speso -6, -6, -3 al supermercato. Diceva che importi di merda sono, in realtà io molto spesso pago con i buoni pasto. Ora vedete che inserendo questi importi qua 6, 6, 3, io ho una squadratura di 15 euro. Come faccio a farla sparire? Vado nel foglio di lavoro dove tengo il conto delle mie spese variabili. Quindi come vedete siamo nella terza settimana di agosto, eccoci qua. Io ho un residuo di spese variabili di 102 euro e questo qua si aggiorna automaticamente nel momento in cui io vado a mettere in corrispondenza del supermercato, la voce supermercato. Mi sono perso il mese di agosto, torniamoci, eccolo qua, settembre, ottobre, eccolo qui, non ce la farò mai. Ecco qua, vado a riportare i stessi numeri che ho riportato nel conto corrente. Vedete qua sono passato a 90, prima stavo a 105 e automaticamente il mio -6, -6, -3 perché ho sbagliato qualche cosa. Spese variabili -6, -6, quindi qua è +6, +6, +3, ok. Quindi automaticamente il mio conteggio va a 0. Se qua va a 0 io sono tranquillo che tutto questo file praticamente quadra. Tengo sotto controllo costantemente questo check giallo che deve essere sempre a 0. Se non è a 0 c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che mi perdo. Ho speso anche 28 euro di buoni pasto. I buoni pasto me li guardo su un'altra applicazione, un'applicazione specifica per il conteggio dei buoni pasto, quindi per me è facile. Qua ho speso quindi 28 euro per i buoni pasto e vado a mettere, ho fatto la spesa, quindi vado a mettere oltre ai 6, 6 e 3 ci vado a mettere anche i 28 euro di buoni pasto, quindi il cash flow è di nuovo a 0. Perfetto, andiamo avanti. Ho speso 36 euro dal macellaio perché stavo con la mia compagna, abbiamo festeggiato il Ferragosto qui, eccolo qua, macellaio, quanto ho detto, 36 euro. Spese con Banco Posta, quindi vado qua, 36 euro, vedete che c'è la differenza. Vado ad aggiornare anche, questo è il conto corrente, abbiamo detto, meno 36 e automaticamente qua sotto mi si azzera il check. Vado avanti. Allora io, vi dico questa cosa, io pago per lo spazio del cloud di Google e di Apple 2 euro per Google e 1 euro al mese per Apple, quindi sostanzialmente ho queste due righe destinate tra le spese variabili. Sì, effettivamente non è corretto, dovrebbero stare tra le spese fisse, ma so 3 euro al mese, le ho gestite male tra virgolette dall'inizio, sono rimaste qua tra le spese variabili. No, aspetta, 2 euro e 1 euro devo andare sul cash flow, qua c'ho la squadratura di 3, dopo pagate sempre con Banco Posta, quindi -2, -1. Poi ancora ho pagato, sono andato, io ho un giardino, quindi ho comprato un decespugliatore, non è un decespugliatore ma un tagliasiepi elettrico col filo. Ho pagato una cazzata, 55 euro da Tecnomat. Stavo per spendere 200 euro da Leroy Merlin. La mia compagna, che è ancora più attenta di me alle spese, è una grande, ho detto: ma perché non andiamo a vedere da Tecnomat? Niente, l'ho trovata a 55 euro, mi ha fatto risparmiare 150, una bomba. Ho pagato quindi 55 euro con Banco Posta, quindi sempre meno 55. Perfetto, io ho un budget per le spese di casa, eccolo qua, vi faccio vedere, manutenzione casa, eccolo qua. Io per la manutenzione di casa avevo un budget annuale di 300 euro, ok? Mo una parte l'ho spese, non vi dico, questi 142 euro sono praticamente, mi hanno forzato la finestra per entrare dentro casa a gennaio, per rimettere a posto, ho fatto tutto da solo, però per rimettere a posto alla fine materiali 140 euro di roba. Comunque ecco qua, siamo al mese di agosto, 55 euro sono le spese fisse che ho sostenuto per questo tagliasiepi, quindi è manutenzione casa. Come faccio? Come la gestisco? Non vado nel foglio delle spese variabili, ma c'è questa riga qua. Praticamente la somma di queste prime 4 linee sono la cassa che ho a disposizione, o come cash o prevalentemente come banca. Per me è quasi sempre tutto banca. Quindi ho 3.898 euro nei vari conti. Queste qua sono le spese fisse mensili ancora da pagare, cioè vi faccio vedere, è praticamente il blocco delle spese di agosto fisse, e poi che vado a togliere? Vado semplicemente a togliere le spese man mano che le pago, ok? Le vado a defalcare. Adesso vado a togliere un semplice più 55, quindi richiamo la cella, le vado a defalcare da qua, quindi le ho tolte da qui e magicamente il check è sempre 0,
ok? Cioè se io non avessi tolto la cella dei 55 euro di sopra avrei avuto la squadratura, quindi il check mi ricorda sempre se io ho fatto il doppio passaggio prima sulla banca e poi o sulle spese variabili o sulle spese fisse. Quindi andiamolo a ripristinare, niente, facciamolo a mano. Allora 55, eccolo qui, il check abbiamo detto che va a 0 e io che faccio? Mi ricordo, siccome questa qua da verde non è più una previsione di spesa ma è passata a una spesa effettiva, semplicemente la faccio diventare nera, ok? Ecco qua. Quindi io so che per il mese di agosto mi rimangono queste spese qui da pagare, ok? Questa qua in realtà è nera, vabbè, senza che scendo nei particolari di quello che ho fatto, voglio più che altro farvi vedere le cose man mano che le faccio. Avevo messo un colore arancione perché quella era una spesa parziale, quindi non avevo speso tutti e 170 gli euro di regali previsti per il mese di agosto, ne ho spesi una parte, la seconda parte ancora li devo spendere, quindi gli avevo cambiato colore. Per me l'arancione è un numero pending che deve essere concluso, vabbè, insomma, senza stare ad entrare nel merito. Quindi 55 euro di spese per il decespugliatore, poi ho pagato 22 euro per Claude, la spesa mi passa sempre su BancoPosta, meno 22, ecco qua. Di nuovo andiamo, questa è una spesa fissa per me, per cui la andiamo a togliere da qui, meno 22, ecco, vedete qua ci ho messo 24. Allora, facendo così praticamente io ho una squadratura di 2. Perché c'è una squadratura di 2? Claude si paga in dollari, no? Quindi dipende anche dal cambio, ho dei piccoli scostamenti tra quanto avevo previsto all'inizio rispetto a quello che sto pagando effettivamente adesso, quindi il cambio euro-dollaro incide su quanto pago per l'abbonamento a Claude, come prima per l'abbonamento a ChatGPT. Quindi io vado a correggere 24 e 22 in realtà e lo vado a far diventare nero perché è passato per la banca e qua il mio check è andato a 0. Andiamo avanti, ho altre 19 euro di spesa fatta con Poste Italiane, quindi meno 19 euro di spesa al supermercato. Allora vedete che io ho 20 euro residue per la terza settimana. Ora io sto registrando alla fine della quarta settimana, quindi sto andando a praticamente a sistemare le spese che erano, diciamo, in coda alla terza settimana del mese, in più avrò qualche spesa della quarta settimana di agosto, quindi più 28 più, abbiamo detto quanto ho speso, 19 euro, e mi rimane un euro residuo. Ve lo faccio vedere anche da qua. 1 euro per la terza settimana di residuo. Qua il check mi va sempre a 0 perché ho tolto sia dalla banca che dal foglio delle spese variabili. Ora che ci faccio con questo euro? Vi faccio vedere come lo gestisco. Lo gestisco con la prossima spesa. Anche qua ho fatto di nuovo la spesa, il grosso l'ho pagato con i buoni pasto, ma c'avevo un residuo che ho pagato con 3 euro con BancoPosta. Quindi di nuovo pago, che cazzarola, ho pagato meno 3 con BancoPosta, ho pagato 47 con i buoni pasto, quindi ho pagato una cinquantina d'euro, questi sono buoni Amazon, questi sono buoni pasto, meno 47 di buoni pasto, ok, perfetto, e sono un totale di 50 euro che io vado a mettere nelle spese variabili. Ora, quella era una spesa a cavallo tra la terza e la quarta settimana. Che faccio? Io per togliere questo 1 da qui, io ho pagato un totale 50. Qua non faccio altro che andare a metterci questo più 1, così vado ad azzerare le spese variabili della terza settimana. Vedete che qua è andato a 0 e questo qua mi è diventato 49, no? Il check, perché è sparito anche l'1 dalla terza settimana. Quindi sostanzialmente delle 50 euro, 1 euro lo vado a togliere alla terza settimana e qua ci vado a togliere il resto, quindi 49. Ok? E comincio a defalcare i 160 euro disponibili per la quarta settimana. Andiamo avanti, ho speso 13 euro di spesa un altro supermercato, quindi più 13 euro, andavo alla Lidl questa volta, ho pagato sempre tutto con BancoPosta, ho pagato questo giro, meno 13, e la devo far finita di pagare con BancoPosta, devo pagare con Trade Republic per prendere il cashback in Bitcoin, quindi questo è andato a 0, perfetto, e niente, ho finito, tant'è vero che io ho un saldo di 281 euro su BancoPosta, il BPO è rimasto invariato, questo è Trade Republic, e quindi per la quarta settimana ho un residuo di spese di 98 euro. Allora ragazzi, io vi ho fatto vedere com'è facile per me gestire le spese, quindi ho un budget, devo starci dentro, so che mi rimangono 98 euro e siamo a lunedì della quarta settimana, quindi per i prossimi giorni ho 98 euro da gestire. Tra l'altro il prossimo fine settimana partirò per le vacanze e quando parto per le vacanze parte il budget per la vacanza, quindi questi 98
euro probabilmente io li esaurirò entro sabato, perché già da domenica fino alla domenica successivo le mie spese saranno coperte dal budget per la vacanza. Questo è quanto. Chiaramente è difficile farvi capire il funzionamento di questo file e sulle prime può sembrare complesso, ma in realtà sono pochi concetti che sono messi in fila numericamente. Non lo so, io sono 5 anni che sto utilizzando questo metodo, che mi sono costruito da solo ed è veramente, non lo so, io non avevo un soldo da parte, adesso ho 17.000 euro di fondo emergenze, guarda, ve lo faccio vedere, io ho anche un altro file, no, non ce l'ho qua, niente, ve lo faccio vedere un'altra volta ragazzi, mi dispiace, pensavo di averlo qua. Allora ragazzi, questo è quanto, io la chiuderei qua per la prima volta, spero di non essere stato troppo noioso, però io ho interesse a che voi capiate come si può gestire un foglio di lavoro del genere. Vi assicuro che non bisogna essere bravi con i numeri, bisogna essere organizzati, ok? È l'organizzazione quella che conta veramente in questo, diciamo, in questo mondo. Come vi dicevo prima, sono riuscito a mettere tanti soldi da parte rispetto alla mia situazione di partenza. Sono partito 5 anni fa con questo file, prima ero disperato, disorganizzato più che altro, e considerate che io sono uno che ci lavora con i numeri, lavoro come contabile in una grande azienda italiana, mi occupo di bilanci, di rendiconti finanziari, mi occupo di numeri, però il paradosso qual è? Non è detto che chi lavora con i numeri sia bravo anche con i propri numeri, con le proprie dinamiche, perché quello che ci viene insegnato a scuola, ma anche al lavoro, è saper essere dei bravi dipendenti, quindi lavorare con i numeri degli altri. Ma quando si tratta di mettere in pratica quelle nozioni nelle nostre finanze, non lo so, diventiamo incapaci, almeno questo è quello che è successo a me. Poi a un certo punto ho avuto una serie di illuminazioni e questo qua è il frutto di tutte quante le elucubrazioni mentali che io ho fatto. Spero che vi sia utile, questa è soltanto la prima puntata di tante altre che seguiranno, in cui io aggiornerò questo file e di volta in volta vi spiegherò come funziona, e lo farò anche sulla base delle domande che mi farete, quindi commentate, iscrivetevi al canale, aiutatemi a farlo crescere, ci sto mettendo il cuore oltre che la testa su questi argomenti. Vi ringrazio per essere stati con me, ci vediamo al prossimo video.